Bentrovati in questo nuovo video di percorsi. Oggi parliamo degli accordi a quattro voci costruiti sulla scala maggiore e dei loro rivolti, precisamente del primo, subito dopo la sigla. Bene ragazzi, ben trovati in questo nuovo video di Percorsi Music. Parliamo oggi della costruzione degli accordi a quattro voci sui 7 gradi della scala maggiore. Prenderemo come esempio la tonalità di Do maggiore e costruiremo i nostri accordi partendo dalla nota più bassa, quindi andremo a visualizzare la radice dell'accordo sulla quinta corda, quindi andremo ad effettuare praticamente una scala maggiore sulla quinta corda. Per ogni grado costruiamo il nostro accordo. Il primo, che è un major 7, quindi tonica, Do, Sol quinta giusta, Si settima maggiore e Mi terza maggiore, quindi Do major 7. Secondo grado un minor 7, quindi Re minore settima, Re tonica, La quinta giusta, Do settima minore e Fa terza minore, Re minore settima. Il terzo grado, una scala maggiore armonizzata ad accordi, è un minor 7, quindi in questo caso Mi minore settima, Mi tonica, Si quinta giusta, Re settima minore e Sol terza minore. Andiamo avanti, dopo il Mi abbiamo il Fa, quindi il quarto grado della scala maggiore è un major 7, in questo caso Fa maggiore settima, Fa, Do, Mi, La, in questo caso tonica, quinta giusta, settima maggiore, terza maggiore. Se vedete la posizione è la stessa, quindi gli intervalli sono uguali ma cambiano solo le note rispetto al primo che abbiamo visto, Do maggiore settima, le stesse praticamente, gli stessi intervalli ma non ovviamente le stesse note, mi raccomando. Poi abbiamo un quinto grado, in questo caso il quinto grado è un Sol settima, quindi dominante perché ha la terza maggiore e la settima minore, quindi la caratteristica appunto dell'accordo dominante è proprio il tritono, perché la terza maggiore e la settima minore formano un tritono, e quindi abbiamo un Sol settima, in questo caso Sol, Re, Fa, Si, tonica, quinta giusta, settima minore, terza maggiore. Andiamo dal Sol all'A, quindi in questo caso La minore settima, il sesto grado di una scala maggiore è un minor 7, quindi La minore settima, La, Mi, Sol, Do, quindi tonica, quinta giusta, settima minore, terza minore. Sono gli stessi intervalli che abbiamo visto anche sul Re minore settima e sul Mi minore settima. Possiamo sbagliare assolutamente. Tra l'altro avete anche gli schemi che vi compaiono sopra, quindi settimo grado invece della scala, quindi abbiamo l'ultimo grado che è il Si, costruiamo invece un accordo minore settima bemolle quinta, quindi Si tonica, Fa quinta diminuita, il La settima minore e il Re la terza minore, quindi Si semi diminuito o Si minore settima bemolle quinta, per poi tornare a casa. Quindi
Bene ragazzi, adesso viene il bello. Per ogni accordo che abbiamo costruito lungo la tastiera, partendo dalla quinta corda come nota più grave, abbiamo costruito il primo, partiamo ovviamente dal primo, abbiamo Do, Sol, Si, Mi, tonica, quinta giusta, settima maggiore, terza maggiore. Parto dal Do in stato fondamentale, ma ovviamente per andare in un primo rivolto, e specifico ovviamente in questa lezione parlo specificamente solo ed esclusivamente del primo rivolto, mi raccomando, ovviamente devo conoscere anche la formazione dell'accordo Do, Mi, Sol, Si. Stato fondamentale partendo dal Do, primo rivolto partendo dal Mi, secondo rivolto partendo dal Sol e terzo rivolto partendo dal Si. In questo caso costruisco Do, come abbiamo visto lungo l'asse della tastiera, quindi Do, Sol, Si, Mi, le note, vado invece a sfruttare la corda sotto che è la quarta, quindi per costruire l'accordo utilizzo la quinta, per costruire il primo rivolto invece parto dalla quarta. Mi, appunto la terza maggiore di Do, Si, la settima maggiore, Do, la tonica, quindi il primo, e il Sol, la quinta giusta, quindi terza, settima, tonica, quinta. Stato fondamentale: Do, Sol, Si, Mi. Mi, Si, Do, Sol. Stesso concetto, ovviamente cambiano le note, cambiano gli intervalli e soprattutto cosa cambia? La terza. Do per scontato che conoscete che un accordo maggiore ha la terza maggiore e un accordo minore ha la terza minore, che dista un tono e mezzo. Quindi avevamo Re minore settima secondo grado, Re, La, Do, Fa, e quindi abbiamo tonica, quinta giusta, settima minore, terza minore. Parto sempre a costruire lo stato fondamentale dalla quinta corda e parto con il costruire il mio rivolto sulla quarta. Fa, che è la terza minore, appunto, avevamo tonica, quinta, settima minore, terza minore, tonica, quinta giusta, settima minore, terza minore, Fa, terza minore, Do, settima minore, Re, tonica e la quinta. Stato fondamentale, primo rivolto. Andiamo avanti, terzo grado Mi minore settima, quindi tonica, quinta giusta, settima minore, terza minore. Parto nel costruire lo stato fondamentale dalla quinta corda, ma parto dalla quarta corda per costruire il mio primo rivolto. Sol, Re, Mi, vedete che ho un barré qui, e poi il Si, quindi terza minore, settima minore, tonica e quinta giusta. Quindi abbiamo stato fondamentale, primo rivolto. Andiamo avanti. Stessa posizione del primo, Do maggiore settima, quarto grado, Fa maggiore settima, geometricamente non cambia nulla, cambiano le note però, tonica, quinta giusta, settima maggiore, terza maggiore, Fa, Do, Mi, La. Sulla quinta corda costruisco lo stato fondamentale, sulla quarta corda costruirò il mio primo rivolto. La, che è appunto la terza maggiore di Fa, quindi primo rivolto, La, Mi, Fa, Do. Quindi terza maggiore, settima maggiore, tonica, quinta giusta,
stato fondamentale, primo rivolto. Andiamo avanti. Sol settima dominante, tonica, quinta giusta, settima minore, terza maggiore, quindi Sol, Re, Fa, Si. Parto dalla quinta corda, costruire lo stato fondamentale, ma costruirò il primo rivolto partendo appunto dalla quarta, quindi dalla terza maggiore di Sol, che è Si. Si, terza maggiore, settima minore, il Fa, Sol la tonica e il Re la quinta giusta. Stato fondamentale, primo rivolto. Dopo il Sol settima, che è quinto grado di Do maggiore, viene il La minore settima, sesto grado. Stessa posizione l'abbiamo già vista qui, sul Re minore settima, sul Mi minore settima, in questo caso La minore settima. Quindi tonica, quinta giusta, settima minore, terza minore. La, Mi, Sol, Do. Sulla quinta corda costruisco lo stato fondamentale partendo dalla quarta, il primo rivolto, bensì dalla terza minore in questo caso, che è il Do. Quindi terza minore, Do, Sol settima minore, il La e il Mi, la quinta giusta, stato fondamentale, primo rivolto. Stesso concetto, Si semidiminuito, tonica, quinta diminuita, settima minore, terza minore, Si, Fa, La, Re. Parto dal primo rivolto, ovviamente lo stato fondamentale, come abbiamo detto sempre, costruiamolo sempre dalla quinta corda, primo rivolto dalla quarta corda, quindi abbiamo Re, quindi terza minore, La, settima minore, il Si e il Fa, la quinta diminuita. Quindi stato fondamentale, primo rivolto. Adesso invece facciamo un riepilogo di tutti e 7 i gradi suonando prima lo stato fondamentale e poi il primo rivolto. Un'altra cosa davvero molto bella e interessante che potete fare è prendere un rivolto a piacimento. In questo caso io prenderò il primo rivolto di Mi minore settima, stato fondamentale che abbiamo detto è tonica, quinta giusta, settima minore, terza minore, Mi, Si, Re, Sol. Partendo dal primo rivolto, quindi dalla terza minore, Sol, Re, Mi, Si. Terza minore, settima minore, fondamentale Mi e Si quinta giusta. Cambio il basso, visto che abbiamo la quinta corda libera, in questo caso possiamo ascoltare, sentite? Quindi il modo ionio, appunto, modi ovviamente dei quali parleremo in una lezione totalmente dedicata. Sentite un po' che cosa è successo. Primo rivolto di Mi minore settima diventa che cosa? Un rispetto al Do il Sol la quinta giusta, il Re rispetto al Do la nona maggiore, il Mi la terza maggiore e il Si la settima maggiore. Quindi Mi minore settima, primo rivolto, basso, Do,
non fanno nient'altro che un Do mai 7 ad nona. Posso anche continuare a cambiare basso. Prendo in esempio un altro, per esempio il quarto grado di una scala maggiore, che è un modo lidio che a me piace moltissimo. E quindi che cosa succede? Primo rivolto di Mi minore settima, basso Fa, altro non è che un Fa mai 7 diesis 11. E quindi tra l'altro abbiamo anche un'altra tensione, quindi abbiamo Fa, Sol, la nona maggiore, le abbiamo tutte, quindi abbiamo anche la sesta maggiore, il Mi, la settima maggiore, e il Si al canto, che è l'11ª diesis, che è proprio la tensione che caratterizza il modo lidio. Sicuramente ricorderete un brano nostalgico degli anni 80 che è Time After Time di Cyndi Lauper. Sentite, le note facevano Do, Si, Sol, quindi utilizzo qui primo rivolto di Fa maggiore settima, che abbiamo visto precedentemente, il suo proprio primo rivolto, in prestito dal Mi minore settima, basso rimane sempre in Fa, quindi primo rivolto di Mi minore settima, basso Fa, scusate il gioco di parole, e poi primo rivolto di Do maggiore settima, quindi Do mai 7, basso Mi. Bene ragazzi, questa lezione è abbastanza delicata e veramente molto molto interessante, può farvi veramente cambiare il modo di suonare. Spero di esservi stato utile, vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video qui su Percorsi Music. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, fatelo subito per non perdere le prossime occasioni e attivate anche la campanella. Vi saluto, a presto!